Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la gonnellina che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato in cotone, io ho scelto Leghi di Casa Tessiland nella variante mattone ed ho scelto anche di abbinare un elastico, quindi ho acquistato un elastico alto 5 cm che andremo poi insieme a tagliare secondo la nostra misura della vita. Lavorerò questo progetto con un uncinetto numero 3,5, serviranno poi aghi da lana, marcaponti e forbici. Possiamo ora passare al tutorial. Aggiungiamo anche ago e filo al nostro occorrente per andare poi a fissare il nostro elastico una volta tagliato a misura. Per tagliare l'elastico prendiamo la misura del nostro punto vita, del nostro giro vita, aggiungiamo un paio di centimetri e tagliamo la striscia che abbiamo acquistato. Sovrapponiamo di un paio di centimetri le due estremità e iniziamo a dare qualche punto con ago e filo per fermare l'elastico in modo semplice. Io farò un punto dritto che poi tanto dritto come vedete non è, ma non temete perché poi andremo a nascondere il tutto con la lavorazione, perché infatti il secondo passaggio consisterà nel rivestire completamente l'elastico con il nostro lavoro. Ecco qui il lavoro terminato, diciamo così. Naturalmente se vi doveste trovare più a vostro agio utilizzando la macchina da cucire, senz'altro farete molto prima ottenendo un risultato decisamente migliore, ma non è così importante perché, come ripeto, andremo a celare tutte le nostre malefatte. A questo punto prendiamo il filo di lavorazione. Abbiamo già la nostra misura, nel mio caso una circonferenza di 75 cm. Il multiplo di lavorazione è 6 più 1, realizzerete quindi una catenella che sia lunga quanto il vostro giro vita, multiplo di 6, alla quale aggiungerete poi una successiva catenella. In questo momento però vi mostro un campione. Una volta realizzata la vostra catenella, facendo attenzione a mantenerla sul dritto, la chiudiamo su se stessa in cerchio con una maglia bassissima. Realizziamo una catenella, rientriamo nello stesso punto con una maglia bassa e iniziamo a strutturare giri su giri di maglie basse, lavorando le catenelle e successivamente poi i punti, così come si presentano, quindi senza aumenti, senza diminuzioni, senza assolutamente nulla. Al termine di ogni giro entriamo nel primissimo punto realizzato, chiudiamo con una maglia bassissima e ricominciamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto per realizzare il primo punto basso del giro successivo. Quanti giri dobbiamo fare? Tanti quanti ne occorrono a doppiare l'altezza del nostro elastico. Io ho scelto di utilizzare un elastico spesso 5 cm, naturalmente voi potete andare a variare questa altezza in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. Avendo io scelto appunto 5 cm di spessore, di altezza anzi, andrò a realizzare una fascia sostanzialmente che sia alta il doppio dei 5 cm, quindi mi protrarrò in altezza fino a 10 cm. Ho realizzato la mia fascia e ora devo semplicemente rivestire l'elastico con la stessa, quindi lo vado ad inserire, eccoci, vedete, ho l'elastico incorporato, entro nel punto e realizzo una maglia bassa, procedo, punto successivo, prendo anche il secondo pannello, maglia bassa, e vado avanti fino a completare tutto quanto il giro.
Chiudo con una maglia bassissima ed ecco la mia cinturina elastica pronta. Adesso iniziamo a strutturare la nostra gonna, il corpo proprio del nostro capo. Per farlo vi avevo detto di mantenere un multiplo di 6, questo perché ora divideremo in 6 sezioni la nostra gonna. In concomitanza di ogni sezione realizzeremo un aumento in modo da andare ad allargare la nostra gonna in maniera graduale e molto morbida. Nel mio caso ho impiegato 114 catenelle che diviso 6 fa 19, questo vuol dire che ogni 19 maglie dovrò strutturare un aumento, ma vediamo insieme come. Dopo aver chiuso con una maglia bassissima entro nello stesso punto con una maglia bassa e prendendo la seconda asolina, quella più esterna dall'uncinetto della stessa maglia, realizzo sopra un'ulteriore maglia bassa. Naturalmente questo può essere sostituito dalle classiche 2 catenelle. E realizzo 18 mezze maglie alte fino ad arrivare appunto a 19. Naturalmente voi dovrete calcolare in base al vostro numero di catenelle diviso 6. L'intero progetto si struttura in mezze maglie alte. Ho già eseguito la 19esima mezza maglia alta e nello stesso punto ne realizzo una seconda, strutturando di fatto un aumento che vado a marcare. Marco la prima maglia in modo da rendermi conto di dove ho messo l'aumento. Ora ricomincio, altre 19 mezze maglie alte e dove ho realizzato la 19esima realizzo un altro punto, quindi un'altra mezza maglia alta nella stessa maglia. Vado a marcare man mano tutti gli aumenti fino a trovarmi appunto con un totale di 6 aumenti. Stesso farete voi naturalmente in base al numero che ottenete facendo la divisione per la vostra taglia. Ed eccomi con tutti i miei punti marcati, vedete che ho ben 6 aumenti, 6 sezioni. Chiudo tutto con una maglia bassissima nella prima maglia eseguita e posso iniziare il secondo giro. Ora per questo e il giro successivo lavorerò semplicemente i punti come si presentano. Replico il mio punto basso sull'altro. Se volete potete ovviamente sostituire con le 2 catenelle e procedo per il mio giro e per quello successivo realizzando una mezza maglia alta in ogni punto senza effettuare aumenti. Questo serve per stabilizzare la lavorazione. Pur non aumentando mi porto man mano che lavoro in alto i marker per non perdere il segno di dove ho fatto gli aumenti qualche riga prima. Quindi semplicemente tolgo il marker, eseguo il punto, rimetto il marker, ma non faccio alcun aumento, quindi continuo a lavorare le maglie così come si presentano e lo stesso farò nel giro successivo. Quindi andiamo avanti questi 2 giri lavorando appunto le maglie come si presentano e vediamo poi come procedere. Dato che non siamo tutte fatte uguali, qualora doveste aver bisogno di una crescita un pochino più ampia del vostro capo, quindi che la gonna vada a svasare molto di più rispetto a quello che sto realizzando io, vi basterà ad ogni aumento inserire 3 maglie anziché 2. Vedrete che in un attimo la gonna si amplierà significativamente. Al termine del secondo giro senza aumentare, vedete già come andiamo ad allargare la nostra lavorazione. A questo punto dovremmo ripetere semplicemente questa sequenza. Ora quindi dobbiamo realizzare un ulteriore giro di aumenti e per farlo, avendo continuato a marcare i punti dove erano gli aumenti senza di fatto aumentare, sappiamo precisamente dove andare a strutturare gli aumenti del prossimo giro. E quindi, primo punto utile, maglia bassa con ulteriore maglia bassa o 2 catenelle e continuiamo con le nostre mezze maglie alte punto su punto. Arrivati al marker è ora di aumentare, lo togliamo per un attimo strutturiamo l'aumento, marchiamo la prima maglia dell'aumento stesso
e proseguiamo. Facciamo questo per tutti i nostri aumenti e poi realizziamo altri 2 giri senza aumentare. Proseguiamo questa sequenza, quindi un giro di aumenti portandoci sempre in alto i marker per non sbagliarci assolutamente, un giro di aumenti e 2 giri senza aumentare, fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ho continuato la lavorazione per 30 cm. La gonna complessivamente dall'estremo margine in alto a quello in basso in questo momento ne misura 35. Se voi voleste o doveste aver bisogno di qualche centimetro in più, ricordandoci sempre di mantenere appunto il taglio mini, potete continuare con la lavorazione di 3 righe in 3, quindi una con gli aumenti e 2 senza, finché non raggiungete la lunghezza che desiderate. Per rifinire la gonna voglio mantenermi sul semplice, proprio per dare continuità a questa linea basic e minimal. Pertanto prendo l'uncinetto, mi inserisco nell'ultimo punto che ho realizzato, vedete, ho concluso il mio giro ed ora rientro nello stesso punto ed eseguo una maglia bassa. Proseguo per tutto il giro con una maglia bassa a rifinire la mia gonna. Nel mio caso io ho concluso perfettamente le mie 3 righe, quindi questa riga che sto realizzando ora dovrebbe essere quella con gli aumenti. Per dare appunto continuità con le mie maglie basse punto su punto replicherò semplicemente gli aumenti dove vedo i marker, quindi diciamo che inizio un nuovo tris di righe fermandomi soltanto alla prima, ma accompagnando la lavorazione, e quindi continuo ad aumentare. Finisco il mio giro. Ho eseguito il mio ultimo giro di maglia bassa e ho tagliato il filo, nascosto le estremità ed ecco il progetto terminato. Per realizzare questa minigonna leggermente ad A ho impiegato precisamente 200 grammi di filato, quindi 4 gomitoli da 50 grammi. Ho scelto di realizzarla in questo punto molto semplice, quindi una mezza maglia alta classica, perché volevo un punto che rimanesse morbido e che però non trasparisse più di tanto. Vedete, la mia mano al di sotto è quasi impercettibile. Naturalmente, qualora voleste stare più tranquille, basterà indossare al di sotto della gonna una culottina oppure una piccola sottoveste. Il progetto è terminato, spero di avervi dato qualche spunto utile per andare poi a personalizzarlo come preferite. Passiamo alla mini recensione dell'uncinetto che mi è stata chiesta proprio nei commenti dello scorso video. Eccoci qua con la mini recensione di questo uncinetto. Sto parlando del Etimo Tulip, la variante Red. Questo tipo di uncinetto è disponibile anche in un pratico set che io non ho voluto acquistare per svariati motivi. Pertanto la recensione che io farò non sarà sul set e sul suo contenuto, ma solamente su questo oggettino che ho acquistato e che, come avete visto anche sul canale, ho appena avuto modo di provare sia con questa gonnellina che nella giacca appunto chevron dello scorso tutorial. Ho voluto proprio realizzare dei progetti abbastanza lunghi con lo stesso uncinetto per vedere come si comportava e soprattutto per vedere la tenuta dell'impugnatura. Vi faccio vedere un confronto molto rapido con un uncinetto super classico che molti di voi senz'altro avranno già avuto modo di utilizzare. Parliamo di un classico uncinetto con il manico in silicone, sempre ergonomico per carità, però classico. Ora, io ho sempre lavorato con questo tipo di uncinetti, trovandoli molto più comodi di quelli tutti in metallo naturalmente. A un certo punto ho voluto, diciamo, fare un upgrade e testare un uncinetto che fosse professionale, anche per capire qual è la reale differenza, considerando che un uncinetto di questo tipo o anche un set di uncinetti di questo tipo costa la metà di quello che io ho pagato un solo uncinetto di questo marchio.
Volevo capire quale fosse la differenza, se valesse la pena e se ci fosse una reale differenza. La prima differenza che ho riscontrato è il peso. L'uncinetto della Tulip è assolutamente molto più leggero, comodissimo da utilizzare. Non credevo, avevo già visto qualcosa online al riguardo e pensavo, mamma mia, quanto sarà più leggero di questo classico uncinetto. Ed invece la differenza devo dire che si sente assolutamente. Impugnatura. L'impugnatura di questo uncinetto è in elastomero, che in parole povere è un mix di plastica e gomma. Al tatto è più rigido di quello che abbiamo toccando il manico in silicone dei classici uncinetti. È più rigido ma non duro, quindi resta comunque un minimo di flessibilità di tutto il manico molto particolare. Devo dire che già al tatto ha un grip completamente diverso, credo proprio che sia dovuto al materiale particolare con il quale è stato realizzato il nostro manico. Naturalmente è ergonomico ed ha anche questo scalino che spero si veda di profilo, eccolo qua. Questo scalino che consente, qualunque impugnatura voi abbiate di uncinetto, di non far scivolare assolutamente la vostra mano. Io per esempio lo uso sempre a coltello e devo dire di essermi trovata davvero molto bene. Soffermiamoci un attimo sulla parte che ci interessa maggiormente, ovvero sull'uncino. Questa angolatura, questa curvatura è assolutamente perfetta. Differisce dagli altri uncinetti perché alcuni hanno una curvatura troppo stretta che va quasi a baciare il corpo stesso dell'uncinetto. In questo caso ci rende difficile la lavorazione perché il filo rimane talmente agganciato che in alcuni casi può anche rompersi. Una curvatura invece appena accennata, come mi è capitato in altri tipi di uncinetti, fa fuoriuscire il filo sostanzialmente ad ogni punto. Pertanto per realizzare una catenella che anche fosse di 10 maglie soltanto, ogni tanto bisognerebbe andare a ripetere il lavoro proprio perché il filo ci fuoriesce dall'uncinetto. In questo caso io devo dire che questo tipo di curvatura è assolutamente perfetto. Io posso confermare di aver lavorato in modo molto più scorrevole e di aver messo molto meno tempo nella realizzazione dei miei progetti grazie a questo uncinetto, sia per quello che riguarda l'impugnatura che non fuoriesce. Vedete, non fuoriesce assolutamente, è bella fissa sull'uncino, cosa che non posso dire di quest'altro, che se riesco a farvi vedere già, vedete che si piega, vuol dire che non arriva alla fine. Man mano che lavoro molto spesso con questo uncinetto, io devo andare a puntarlo sul piano di lavoro e spingere per reinserire, eccolo, vedete che sta già uscendo, reinserire il manico. Cosa molto scomoda. Questo non ha fatto assolutamente una piega e anche il fatto che la mano rimanga assolutamente ferma nel lavoro aiuta tantissimo a risparmiare tempo. Sicuramente se qualcuno di voi ha provato questo gioiellino sarà d'accordo con me. Altro punto da valutare è questo colore. Come mai abbiamo un colore così opaco? Io nelle recensioni che ho visto online anche di persone straniere, molti si sono soffermati proprio sulla colorazione di questo uncinetto che sicuramente è particolare rispetto ai classici uncinetti. Vedete, questi più o meno sono fatti tutti di questo materiale, hanno tutti lo stesso colore. Qual è la differenza? Intanto la bellezza sicuramente perché il colore è molto bello, ma è un rosso opaco. E devo dire che a livello di vista e di riposo per quello che riguarda gli occhi assolutamente ha fatto la differenza. So che sembra strano dedicare tempo alla recensione di un uncinetto perché vedendoli non ci si rende tanto conto, si pensa siano degli uncinetti, certo il manico può essere un po' differente, però tutto sommato non si vede questa differenza e invece posso assicurarvi che toccandolo con mano assolutamente già al primo impatto si intuisce qual è la grande differenza. Ora, il costo di questo uncinetto non è indifferente. Esiste anche appunto un set dedicato che io non ho voluto acquistare perché le numerazioni
contenute in questo set non mi occorrono, ho deciso di acquistarne, qualora mi fosse piaciuto il primo, uno ogni tanto fino a creare il mio mini set degli uncinetti che utilizzo di più. Se volete anche voi provare questo uncinetto, io vi consiglio di cercarlo su Amazon. Naturalmente io vi ricordo di averlo comprato con le mie finanze, quindi non c'è nessun tipo di collaborazione e nessuno mi ha chiesto di parlare bene di questo uncinetto. Sono io che ho voluto provarlo e posso assicurarvi che a mio parere vale assolutamente l'acquisto. Provare per credere. Mi farete poi sapere. Spero di non essermi dilungata molto, volevo creare appunto una piccola appendice ad un tutorial invece di creare un video apposito dedicato solamente a questo uncinetto, proprio perché magari qualcuna potrebbe non voler godere di un contenuto simile, quindi l'ho allegato come appendice sperando di aver fatto cosa gradita. Io spero che questo tutorial e questa piccola recensione vi siano piaciuti e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.